Oggi andiamo a realizzare questi bei sottobicchieri natalizi. Ci necessiteranno tre colori: il rosso, le cru e il bianco. Per realizzarne uno sono sufficienti pochi grammi. Io vado a realizzarlo e vi mostro come fare. Utilizzerò questo filo di scozia. Come notate ci sono due tipologie per ogni colore: per il colore cru, rosso e bianco. Io utilizzerò questo filato messo a due capi. Però non era adatto lo spessore dei filati presi singolarmente. Ho pensato quindi di unire due spessori: questo maggiore, il numero 5, questi gomitoli più grandi, ed uno spessore inferiore, il numero 12, del medesimo colore. E così facendo ottengo una lavorazione più fitta e più sostenuta. L'uncinetto che ho utilizzato è il numero 3,5. Potreste anche scegliere un filato di spessore lavorabile con 3,5-4. Otterremo quindi questa lavorazione più sostenuta e più adatta a ciò che dobbiamo realizzare, quindi a questi sottobicchieri. Mentre con il filato ad un capo solo la lavorazione è meno fitta, diciamo che l'effetto è molto più lento, più blando. Bene, ho detto tutto, possiamo cominciare. Iniziamo con il rosso. Io, come vi ho già spiegato, metto i due capi insieme e iniziamo con il cerchio magico. Quindi incrociamo il filato come vi mostro, inseriamo l'uncinetto dalla parte sottostante, peschiamo il filo e chiudiamo una catenella. Questo non è un punto, serve solo per fissare il cerchio magico. Realizziamo adesso 6 punti bassi. Poi prendiamo la codina del cerchio magico e la tiriamo per chiudere. Una volta che avremo chiuso, mi chiudo a maglia bassissima, pescando il filo, e chiudo. Per rendere il meno visibile possibile, tiro bene la tensione del filo. Ci alziamo con una catenella, rientriamo nel punto dove ci siamo chiusi e realizziamo 2 punti bassi, e così a seguire 2 punti bassi in ogni punto. Alla fine del giro ne conteremo 12. Fatti i nostri 12 punti bassi, ci chiudiamo a maglia bassissima nel primo dei nostri punti bassi, tirando bene il filato. Ci alziamo con una catenella e realizziamo 18 punti bassi, quindi faremo un aumento, un punto sì, un punto no. Quindi rientriamo dove ci siamo chiusi e realizziamo 2 punti bassi. Accanto non facciamo l'aumento, quindi qui facciamo l'aumento, quindi realizziamo 2 punti insieme e poi un punto da solo, 2 punti insieme per 6 volte.
Realizzati i 18 punti bassi, ci chiudiamo a maglia bassissima, tiriamo bene il filo, facciamo un punto di sicurezza e tagliamo. Entriamo con l'uncinetto dove ci siamo chiusi, quindi esattamente nel punto di chiusura, e peschiamo il filo col quale lavoreremo. Lasciamo la codina e realizziamo 3 catenelle, tiriamo, aggiustiamo la tensione, riprendiamoci le codine e le porteremo con noi in lavorazione per nasconderle. Ora lavoreremo a punto alto e realizzeremo 2 punti per ogni punto, quindi alla fine del giro avremo 36 maglie alte. Se avremo fatto giusto, alla fine del giro abbiamo 18 aumenti, 36 punti. Ci chiudiamo sulla terza catenella a maglia bassissima, stringiamo bene e ci alziamo con 3 catenelle. Rientriamo lì dove abbiamo realizzato la maglia bassissima, dove ci siamo chiusi, e realizziamo un'altra maglia alta. Questo è il primo aumento che faremo distanziato di 5 maglie alte uno dall'altro, quindi facciamo 5 maglie alte, e poi un aumento. Se faremo giusto, alla fine del giro avremo 42 punti. Realizzati i nostri 42 punti alti, ci chiudiamo come sempre sulla terza catenella maglia bassissima, aggiustiamo la tensione, facciamo il punto di sicurezza e tagliamo il filo. Con il bianco entriamo in un punto qualsiasi, peschiamo il filato e attenzione, qui ci alziamo con 2 catenelle, poi prendiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo una maglia alta. Nello stesso punto abbiamo ottenuto un aumento. Aggiustiamo la tensione della codina come sempre e poi procediamo con 6 maglie alte ed un aumento. Fino ad avere in tutto 24 maglie alte lavorate con il filato bianco. Ora attenzione, alla 24esima maglia non lavoriamo una maglia alta ma una mezza maglia alta. Qui cominciamo la lavorazione della barba, quindi facciamo così: prendiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto alto, nel seguente realizziamo 6 maglie alte insieme a fare un ventaglio, quindi sono 2, 3, poi saltiamo un punto, nel successivo una maglia bassa,
questo è il primo ventaglio. Saltiamo una maglia alta, nella successiva un altro ventaglio di 6 maglie alte lavorate nello stesso punto. Saltiamo una maglia, nella successiva un punto basso. Realizzato l'ultimo dei 6 ventagli che vanno a formare la barba, ci chiudiamo sulla seconda catenella con una maglia bassissima, fermiamo il filo e lo tagliamo. Prendiamo il filo rosso e qui dove abbiamo chiuso il giro entriamo e lavoriamo un punto basso, quindi entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo e lavoriamo, facciamo prima un punto per fermare il filato e lavoriamo un punto basso e un altro accanto, poi 3 mezze maglie alte, quindi una, due, 3 punti alti, un aumento, seguito da 7 maglie alte e un aumento, sei maglie alte, e finiamo con un aumento, quindi sull'ultimo punto 2 maglie alte. A questo punto una catenella e voltiamo il lavoro. Cominciamo con un aumento, quindi 2 maglie alte nel primo punto, da 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento realizzato con una maglia alta e una mezza maglia alta. Poi a seguire 7 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per addolcire la chiusura facciamo una maglia bassissima, un punto di sicurezza e tagliamo. Per il pompon entriamo qui nel primissimo punto che abbiamo realizzato, peschiamo l'asola. Questa volta ho preparato l'asola perché dobbiamo fare pochi punti per il pompon, quindi
conviene preparare l'asola. Ci alziamo con 3 catenelle e poi, rientrando sempre in questo stesso punto, realizziamo 6 maglie alte. L'ultima sarà una mezza maglia alta e un punto basso. Facciamo il punto di sicurezza e possiamo tagliare il filato. Eccoli realizzati, sono bellissimi. Io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella, mettetemi un like e condividete i miei video senza problemi. Grazie, ciao.